Io, se ti devo dire la verità, oggi è il giorno dopo la gara. Attualmente io non ti so dare i motivi per cui mi è successo quello che mi è successo nei primi 30 chilometri. Non trovo errore in quello che ho fatto. Veramente, io sono uno molto autocritico. Cioè dico che potevo fare meglio questo, ho buttato tutto all'aria per questo motivo. No, io sono uno che vive la gara con tensione, ma è una tensione positiva. Appena scatta lo sparo di partenza, tutto sparisce e faccio la mia gara. Questa gara l'avevo preparata veramente benissimo, col sorriso, con voglia, con volumi alti, circondato da amici negli allenamenti, veramente con delle belle sensazioni, tant'è che il giorno prima della gara ero super su di giri, non spaventato, non vedevo l'ora, sapevo di aver fatto tutto bene. Diciamo che già aver visto l'arrivo per me è bello. Andrò a correre la TDS, che è una gara del circuito dell'UTMB, dell'Ultra Trail del Monte Bianco, una gara molto impegnativa, sono 147 km con 9100 metri di dislivello più o meno, giù di lì, e che parte da Courmayeur, arriva a Chamonix attraversando tutta la Savoia. Oggi con gli altri siamo andati a visionare un po' le ultime parti di percorso che ancora non conoscevo e ormai ho mollato i carichi di allenamento, sono in totale tapering pre-gara. Sinceramente è la parte che odio di più perché non vedo l'ora sinceramente di partire e avere la casa così vicino alla partenza mi fa già sentire tutta la tensione buona che mi aspetta lunedì. Ci sono tutte le cime intorno a casa nostra innevate, anche quelle più basse, e quindi questa sera farà un freddo incredibile, un freddo pari a quello che posso trovare io in Appennino in inverno. Prima volta della mia vita che lo metto perfetto. La partenza è stata un calvario perché eravamo tutti in griglia, c'erano dei ritardi per via del traforo intasato, ci hanno ritardato di 40 minuti la partenza e non nego che stare lì ad aspettare comunque sicuramente mi ha un po' innervosito a livello proprio mentale, comunque c'era un po' di ansia.
Partiremo da Courmayeur per poi arrivare al 35esimo chilometro al Colle del Piccolo San Bernardo, questa zona qua dove c'è T3, e indicativamente spero di arrivare per le 5 di mattina più o meno, giù di lì, e niente, speriamo il clima sia buono perché rischia di fare davvero tanto freddo. Lo fai col giubbotto che è un caldo? Ma non è così caldo. Come no? No, guarda. Dove siamo? Mamma mia. Considera che questo lago qui è il lago in cui passerò al 35esimo là di sotto. Quando siamo qua saranno circa, anzi quando voi sarete qua saranno circa le 5 della mattina. Io avrò già 35 km sulla groppa e voi sarete qua ad aspettarmi, solo che il bello è che da qui poi ne mancano altri 110. Bellissimo. Cioè, praticamente abbiamo passato la prima notte quando mi vedete qui. La prima notte. Spero di essere qui poco prima dell'alba, ma tutto dipende dal clima, perché se piove ed è brutto qui rischia di fare molto freddo e un clima avverso può rallentare un po' i ritmi, però in teoria dai, le sensazioni sono buone. Il freddo era veramente indecente, in più nevicava in orizzontale, quindi non si vedeva niente. L'atleta, il ragazzo davanti a me, era 3 metri davanti a me e gli vedevo solo la suola delle scarpe perché era rosso fuoco e stonava da tutto il resto, ma incredibile come non riuscisse a vederlo, anche se era veramente a pochi metri da me. E così quello dietro, eccetera. Era veramente un whiteout allucinante, con un vento che mi tagliava la faccia. Ho preso la discesa, ma il mio stomaco continuava a darmi dei problemi, non particolari, ma sentivo come avere un blocco, e in più avevo questa forte spinta sul pube, al che ho detto mi fermo, provo a fare quello che devo fare. Piscio sangue. Vero? Bisogna che mi date qualcosa di caldo da bere. Ci sono gli altri. È ora che sto bevendo dal Bonjour, courage. Merci. Bravo. Dove sono gli altri? Ho pisciato sangue 2 volte. Non so perché. Vabbè, adesso vedi. Posizione com'è? Sei in anticipo. Oh, un freddo, c'era una caviglia di neve in cima. È vero? Un freddo, comunque cioè freddo. proprio rincoglionito sono. No, ci vediamo fra un po'. Stiamo andando a far risvegliare le mie povere gambe. Il massaggiatore si chiama Giancarlo. Sono super affezionato a lui perché oltre a essere un massaggiatore per le mie gambe e per i miei muscoli, mi massaggia anche la testa perché mi piace molto parlare con lui. Tra l'altro molti miei colleghi atleti, così corridori, soffrono un sacco di questi crampi addominali. Sì, Addominale. sono tutte reazioni viscerali anche perché con lo sforzo che fai usi tutto, Infatti
Anche io penso qualsiasi fibra, qualsiasi fascia, tendine la usi. Anche per quello che non sono abituati a fare. Certo. Per cui il lavoro che gli fai fare è in più rispetto a quello che già fanno. Per cui si sovraccaricano. Va molto male. Ho vomitato 3 volte. No. Qui qualcosa di caldo. Si fa giorno, dai. Non mollare, vecchio. Non mollare. Mangiato mai. Hai mangiato un pochino. Ho vomitato tutto 3 volte forte e poi non sono più riuscito a mangiare, però adesso mangio e ci vediamo a 50 km. Esatto, perfetto. Spero che le condizioni migliorino un po', lasciamo un po' più in basso. Ce l'ho. Dai vecchio. Vuoi qualcos'altro da coprire? Dai Pino, dai! Ciao! La nostra bracciatona! Come stai, amore? Bene. Guarda che barbaccia! La taglierò solo lunedì. Stai bene? Allora, Bene. tutto bene. Questa borsa qui invece è la borsa dei vestiti di Borg St. Maurice, della prima base vita. Ok. Porti solo questa busta, la stendi sul tavolo, riempi d'acqua le borracce che ci sono, fai 2 panini, li metti dentro i sacchetti. Riso e patate. Esatto, io arrivo, svuoto le tasche, metto quella roba lì, mangio il riso e le patate e me ne vado. 5, 7, massimo 10 minuti, bevo le mie cose e riparto. Bevo un bicchiere di brodo caldo e vado via. È più facile a dirsi che a farsi. Esatto, Come la TDS. esatto. Noi ti aspettiamo all'arrivo. Relazione? Sì. Ciao. No, devo mangiare, se no non vado là. Mangia. Quando sei proprio super in orario. Ma hai anticipato pure su, Anche su hai anticipato. a San Bernardo. hai Stanotte sono anticipato. stato malissimo, lo pagherò. Appena sono partito, 177 battiti fissi. Cioè io camminavo. Io dai, cioè, di solito corro in salita 150, 170 battiti fissi. Quando ho vomitato la prima volta ho fatto un vomito, cioè che ho vomitato secondo me 2 litri di roba, 140. Cioè, io non vedevo quello davanti a me, era attaccato, gli sbattevo nei talloni, non lo vedevo. Mi nevicava negli occhi, non vedevo niente. No, sto mangiando forzatamente. Liquidi basta. Sì, adesso con l'acqua mi arrangerò, ogni tanto bevo, ma di stomaco non sta per niente bene. Ciao Filo.
Mi raccomando, ci vediamo fra poco. È appena arrivato un messaggio dall'organizzazione, tra l'altro super mega efficiente, veramente una roba assurda, dove ci dicono che oltre a fare molto freddo questa notte e durante tutta la durata della gara hanno cambiato il percorso per eliminare punti a rischio, il che non cambia molto anche perché rimangono comunque 151 km, il dislivello è leggermente diminuito, ma si parla sempre di numeri dove la differenza rimane poca. Adesso sono circa le 2:15, le 2:20 di pomeriggio e niente, un riposo, un po' di gambe alte, un po' di relax e poi iniziano i preparativi per stasera. E da lì avevo 20 km di salita ed era il tratto in cui avevano cambiato percorso con molto asfalto, tornanti in un sottobosco che sfociavano sempre nelle strade e mi ha un po' riportato a casa perché mi ha ricordato molto l'Appennino dove sono solito allenarmi, quindi lì alla fine mi sono ritrovato un po' in comfort zone e ho recuperato qualche posizione e sono arrivato al Corne de Rosalén dopo 7 km di asfalto facendo un passo di montagna, anche lì bello freddo e sicuramente correre in asfalto non è la mia più grande passione, quindi l'ho un po' patita psicologicamente, però comunque allo stesso tempo vedevo che anche tutti gli altri corridori di fianco, dietro, poco davanti a me erano molto in difficoltà, provati dalla notte e da questo percorso che comunque aveva tagliato via una salita molto impegnativa di questa gara, ma comunque non si faceva comunque dare del volo. Da lì ho sentito come se fosse partita una nuova gara e non nego che un po' di speranza mi si era riaccesa. Purtroppo con tutti i problemi della notte avevo saltato qualche ora di cibo già programmata che mi portavo dietro e questo sapevo che sarebbe stato un problema, però non riuscivo a fare altrimenti perché il mio stomaco comunque non stava collaborando e sentivo che tutto il mio sistema, il sistema generale del mio organismo non stava collaborando, non assimilava né liquidi né cibo e quindi stavo andando di ristoro in ristoro, cosa che non mi piace fare perché mi piace sempre avere tutto sotto controllo a livello di calorie ingerite, però non era possibile in quel momento. Non vedo l'ora di arrivare qua in gara perché elimini la tensione, capito? Alla fine della prima salita, alla fine scarichi un po' di tensione quando hai già fatto 1000 metri di dislivello. Qua io comunque partirò abbastanza tranquillo perché comunque non ho mai fatto una gara così lunga e quindi cercherò di gestirmi, però non vedo l'ora di fare questa prima salita anche perché l'ho provata anche in allenamento, comunque non è banale perché non puoi andare piano ma non puoi neanche andare troppo forte, quindi la gestione di questa salita non è banale perché dici è la prima, quindi sei pieno di energie, carico a manetta, tutti che vanno come dei pazzi e quindi te vedi gente improponibile che ti supera e non capisci perché, quindi psicologicamente è giusta, però in realtà io sono bello tranquillo perché alla fine farò il mio ritmo e quello che ho provato per un anno è praticamente in allenamento e sono tranquillo. Spero che non faccia troppo freddo. Dimmi sinceramente quanta paura hai quest'anno che ci sia qualche variabile, qualcosa, che una gara così lunga, ancora più lunga dell'anno scorso, ti vada storto. Sbagliano anche i campionissimi, posso sbagliare anche io e sono molto giovane, quindi se non è la TDS è un'altra gara. Quest'anno non è un anno buttato via perché è un anno sì investito su questa gara,
ma in cui ho già fatto tanti bei risultati personali e quindi non è una gara che definisce il mio anno. D'altronde i rigori li sbaglia chi li tira. Sei a 1 chilometro da Courmayeur, di Roseland, lì ci dovrebbe essere l'acqua. Dal ristoro? Sì. Sei a 1 chilometro. Un sacco di miei amici, compagni di allenamento, mi hanno fatto l'in bocca al lupo, mi hanno veramente dato una carica incredibile e alcuni messaggi mi hanno anche un po' emozionato, devo ammettere, perché comunque compagni di allenamento che sanno e capiscono veramente la fatica che ho fatto e che abbiamo fatto anche insieme, perché alla fine l'abbiamo condivisa, perché il coronamento di un anno e dell'ultimo anno in particolare, ma di anni di allenamento e di tanti sacrifici voluti, ma di tanti sacrifici che ho fatto e che la gente che mi sta vicino, come la mia ragazza, i miei amici, la mia famiglia, hanno, tra virgolette, sopportato e supportato. Io sono emozionatissimo. Te come ti senti? Da Dio, sono perfetto. Ti spaventa un po' il clima? Il clima, cioè, chiaro che se era una bella notte stellata, meglio. Se fai sto sport, cioè, lo metti in conto? Mi sono allenato anche per questo. Per questo, dai, corro tutto l'inverno, quindi non ho paura di un po' di brutto clima, dai. Spero che non ci sia un freddo allucinogeno, però a me la cosa che mi spaventa di più, che mi rompe più le palle, è il vento. Vabbè, il vento alla notte taglia la faccia. Stanotte ho dormito 40 minuti per prepararmi alla notte in cui non dormirò. Esatto. Quindi sono ben 48 ore di sicurezza. Sì, sì. Comunque vada, sono veramente contento di tutto questo. È una cosa per cui ho lavorato ed è una cosa che mi sono guadagnato con il mio sudore, la mia fatica, e quindi sono veramente contento di essere qui. Il mio corpo e la mia mente soprattutto iniziava a essere davvero, davvero provata. E erano passate eravamo al chilometro 80 ed erano passate circa 12 ore. Ero comunque in vantaggio di un quarto d'ora sul mio obiettivo, infatti non riuscivo a spiegarmi il perché e il come io stessi mantenendo un quarto d'ora di anticipo sul mio top tempo che mi ero dato,
e per rientrare in top 20 o in top 30 in classifica generale overall, e quindi di questo ero super felice, però allo stesso tempo vedevo che la mia prestazione stava già andando in parabola discendente troppo presto. Se venite rinasciuti ero qui 3/4. Ah, sì, certo. Cioè, abbiamo superato la metà e sei a 12 euro. Cioè, sei proprio dentro di brutto al tuo tempo. Al tuo top. Ma ragazzi, non sto bene. Cosa sappiamo? Cioè, purtroppo sto raschiando il barile. Ah, immagino. Quindi arriva un ristoro che succede una cortina. Vabbè. Succede quello che succede, cioè. Te vai finché ne hai, quando non ne hai più, basta. Cioè, non è che... Quando stai per morire, basta. Cioè, non quando stai per morire, quando sei morto, basta. Il giorno dopo che sei morto, basta. Il giorno dopo che sei morto, basta. Vuoi sapere il più forte? Dato quello che è successo, i miei amici Andrea, Michele, la mia ragazza Agnese, gli operatori che mi stavano riprendendo, i miei genitori mi hanno dato una forza incredibile. Cioè, io veramente non ho parole di quanto vedere facce amiche, sguardi di persone che ti vogliono bene, voglia dire tramutato in performance, perché so che loro credono in me e quindi io ho voluto tante volte onorare questa cosa, questa loro fiducia che loro ripongono in me da tanti anni, e i miei genitori che mi sono a fianco come delle colonne, così come i miei amici. Se non fosse stato per loro, probabilmente forse mi sarei ritirato al San Bernardo. Vuoi sapere quant'è, bro? È a 97,7 Beaufort. Quasi 20. 20 km. Quasi. Eh sì, perché Beaufort è poco prima del 100, secondo base vita. Mi ricordavo. Dai, però prova, sì. Sto male al mezzo, sono mediante di niente. Ne hai 2. E poi che succede però? Non ci siamo. Però ti portano giù. Ci sono 2 punti in cui ti portano giù. Ah, lo so. Tranquillo no, però con 40 madonne ci arrivi. C'hai la musica da sentire. Immagino. Però sai che questa gara qui dal 70 un paio di volte è finito, cioè 6. Cioè, siamo al 75 con quanti di dislivello? 4.300, 4.400. È la gara che hai fatto l'ultima volta, quando sei arrivato è finito. Ah, beh, d'altronde. Tra l'altro sono arrivato in 12 ore e mezza. Sì. Tanta roba. Dai, vecchia. Dai! L'avete detto? È arrivata la notifica.
Era passato il primo. Ma perché si è ritirato? Perché? Non ce la faceva più. Quando riusciva a trovarci dicevano 2 paroline, riprendeva e partiva. Adesso aveva un sacco di tempo, aveva 2 ore e mezza da fare da sola. E si vede che ha pensato il possibile. Ah, il posto è Entrée de Nantes, che è il punto 12. Abbiamo saputo che Filo si è ritirato e adesso stiamo andando a recuperarlo. È fermo al rifugio della Gittaz. C'è un pezzo di sterrato, quindi adesso saliremo e andremo a prenderlo. Sembra che abbia freddo, non sappiamo bene perché si è ritirato, era molto stanco, però dobbiamo ancora vederlo e capire. Adesso la priorità è andarlo a prendere, però speriamo che stia bene, dai. Ieri mi sono ritirato all'80° chilometro, nonostante io stessi facendo comunque la mia gara perfetta, anzi ero un quarto d'ora in anticipo su tutti i passaggi che mi ero dato. Stavo bene, è stato un ritiro fatto con cognizione di causa, non forzato. Cioè, è veramente strano perché questo ritiro qui mi ha dato veramente la forza di dire: ma allora io cosa sono in grado di fare? È come se ieri mi fossi ritirato e avessi detto: ok, oggi non è il momento giusto, ma tutto quello che sto facendo è la direzione giusta. È come se avessi acceso una scintilla di rivincita incredibile, perché ho pensato: se io in mezzo a questo inferno riesco a fare così e riesco a gestire psicologicamente 80 chilometri di crisi, cosa posso fare? Se è tutto a posto, se il clima è buono, se io sto bene, penso che lo scoprirò il prossimo anno, perché penso proprio di tornare.